Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi faccio questo video per annunciarvi che ho deciso di mettere a disposizione in vendita la mia tesi di laurea in naturopatia, che si chiama Il risveglio della coscienza. In tante di voi me l'avete chiesta in questi anni e soprattutto negli ultimi tempi mi avete scritto perché volevate conoscere da quello che ho elaborato anche a livello di esperienza personale attraverso la naturopatia, ma la naturopatia è arrivata dopo. Ecco, la mia tesi di laurea è un compendio di quegli strumenti che mi hanno portato a elaborare una certa consapevolezza durante la mia vita. E la consapevolezza a cui sono arrivata fino al 2019, e quindi sono le basi da cui sono partita, fatte tutte in un compendio. Non è una tesi di laurea comune, è una tesi, io l'ho sempre ritenuto uno scrigno, un'autobiografia. Parlo della mia infanzia, della magica infanzia, della destrutturazione, dell'educastrazione e dell'educazione che ho dovuto riprendere dopo alla conoscenza iniziatica, di cui la naturopatia mi ha proprio aperto una strada straordinaria. È stata la base della conoscenza a cui sono arrivata oggi, e che, come sappiamo, la conoscenza è qualcosa di vivo, quindi si alimenta, si espande, si evolve. Ecco, la consapevolezza alla quale sono arrivata fino al 2019 è tutta racchiusa lì. E soprattutto parlo del mio viaggio in Australia, quando ho deciso, dopo una fortissima depressione e delusione d'amore, di lasciare tutto e mettermi in gioco dall'altra parte del mondo. Come ho fatto, le esperienze straordinarie mentre facevo la contadina, e poi c'è anche una parte più tecnica in questa tesi, dove parlo di tutti gli strumenti di approccio naturopatico, che praticandoli mi hanno portato sempre più ad allargare, no, quelle sinapsi, acquisire competenza e conoscenza. E ero un po' reticente nel pubblicarla, nel metterla a disposizione di tutti, nel venderla, perché l'ho sempre ritenuta uno scrigno segreto, quella tesi. L'ho considerata, pensate che l'ho considerata il mio primo libro mentre la scrivevo, quindi è a tutti gli effetti il mio primo libro. E quindi quando mi ricordo la dottoressa Maria La Rocca, la mia professoressa di anatomia, psicologia degli archetipi, una donna straordinaria, gli mandavo i pezzi della tesi, no? E poi mi diceva: Francesca, devi un po', siccome abbiamo a che fare comunque con... Io spaziavo, parlavo di magia, di esoterismo in modo proprio duro e diretto, perché mentre studiavo naturopatia poi studiavo anche altri libri, no? Che la mia ispirazione mi chiamava. E quindi la dottoressa mi diceva: cerca di dare una visione quanto più scientifica nell'esoterismo. Mizzica, quindi ancora, perché comunque era una tesi di laurea e sappiamo che il sistema non dà lauree ancora ai maghi. E quindi ho cercato di contenermi, non ho detto proprio tutto, 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 però ho detto dei segreti importanti in quella tesi, cose che non vi ho mai rivelato. E... Sì, sono emozionata per questa cosa. Sono emozionata, però tante me l'avete chiesto. E soprattutto mentre io scrivevo questa tesi, che era il mio primo libro, io segretamente pensavo che un giorno l'avrei pubblicato come libro. Ed ecco qua. Ed ecco qua che scelgo di pubblicarlo oggi. Di pubblicarlo, è stato già pubblicato, di metterlo a disposizione di tutti in formato PDF, quindi non cartaceo. Poi chi vuole, ognuna di voi lo può anche stampare in cartoleria, è in formato PDF, quindi lo metto in vendita per chiunque lo desiderasse, mi mandasse una mail
alla mia mail taromantic21@gmail.com con scritto in oggetto tesi di laurea naturopatia o tesi di laurea, va bene? E così so che quelle sono le mail a cui devo mandare, sono le persone a cui devo mandare la mail. Vi verrà mandata una mail con il PDF da scaricare istantaneamente e poter leggere sul tablet, sul telefono, sul computer. Ehm, Quella è, ripeto, sono molto emozionata per quello, per questa cosa. E sì, sono un po' senza parole. Ripeto, vi racconto dei segreti importanti in quella tesi, soprattutto del mio vissuto, che non vi ho ancora rivelato. Anche la magia di quando ho volato per la prima volta. Ho volato proprio, eh? Ho volato quasi dal terzo piano a giù. Non vi svelo altro, è scritto tutto nel mio libro, nel risveglio della coscienza, e vi racconto di questi miracoli. Ripeto, non sono potuta andare troppo in fondo ai miracoli, però c'è in buona sostanza, proprio perché non era un libro, ma era una tesi di laurea, però io l'ho fatto come libro e quindi anche la mia professoressa, la dottoressa La Rocca, che spingeva affinché io comunque dessi il mio contributo reale, perché è una donna straordinaria che ha veramente, ecco, uno dei medici illuminati, quei medici illuminati di cui vi ho parlato sempre. Una fra questi è la dottoressa La Rocca. Io ho studiato alla Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche, una grandissima scuola tanti di voi lo sapete, no? Alcune di voi già ne fanno parte della Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche, che ti dà una grande formazione e anche gli attestati giusti per praticare la medicina olistica, anche perché la scuola di naturopatia, una vera scuola di naturopatia, non può esimersi dallo studio e la conoscenza della medicina tradizionale. E io ho fatto studi di medicina tradizionale, anatomia, fisiopatologia, chimica, biochimica, PNEI, psiconeuroendocrino, immunologia, che sono basi fondamentali per capire come funziona anche il corpo umano e poi applicare la medicina olistica, no? Olos, tutto. E ecco, questa è una scuola che a mio avviso contempla entrambi gli aspetti delle polarità dell'esistenza, con dei grandi insegnanti medici illuminati che mi hanno aiutato anche a guarire o a darmi gli strumenti per autoguarirmi da tutte le problematiche di cui sono stata ehm, investita, non so se si può dire, sin da piccola. Vi racconto tutto nel libro, quando anche la mia ribellione contro la... Non voglio dirvi tutto, dai, e vi spiego anche cosa ho attraversato anche rispetto all'alimentazione. Io volevo guarire a tutti i costi, da crudista, vegana, onnivora, poi di nuovo onnivora, poi alla scoperta della dieta del gruppo sanguigno, che mi ha radicalmente trasformato, reintroducendo carne, poi rimangiando di nuovo tutto, seguendo l'intuito, perché il problema è la discriminazione in questa realtà, il senso del sacro che si è perso, il senso della sacralità delle cose. Vi racconto anche della storia di come gli indiani d'America, quando uccidevano i bisonti, e questo l'ho già raccontato nella mia testimonianza, il podcast, la mia testimonianza Ho disobbedito e ho vinto, sulla playlist, se non sbaglio, Risvegliare la coscienza o l'arte del vivere, non mi sto ricordando, di come gli indiani d'America, che erano i primitivi, più vicini al paradiso delle origini, celebravano la, il bisonte ucciso, che li avrebbe sfamati per tutto l'inverno e riscaldati con la pelle. Quindi è tutta una questione di sacralità, non esiste giusto o sbagliato, qua ci stiamo educando alla vera conoscenza intuitiva, e quindi seguire il proprio istinto e non discriminare nessun tipo di approccio alla vita, mantenersi aperti è la chiave, e sperimentarsi sempre, come vi racconto anche nella tesi,
nel libro, è l'unica chiave di volta affinché si possa uscire dalle catene mentali e liberare la propria natura selvaggia. Vi racconto quindi del carosello alimentare, da quando ero crudista completamente, iniziavo a stare male dopo diverso tempo che attuavo quell'alimentazione. Insomma, non è questione di alimentazione. Con gli anni sono riuscita a capire che non è questione di alimentazione, non c'entra niente. È tutto come approcci alla vita, approcci alle cose. E certamente per quanto riguarda l'alimentazione è un punto cruciale in questo, è un argomento cruciale in questo momento storico, perché le persone non sono in contatto con la loro vera natura e quindi c'è molto giudizio, poco discernimento e molta discriminazione. La libertà di sentire la propria natura porta a fare scelte relative a ciò che è bene per la tua anima in quel momento, che può essere da mangiare un certo tipo di cosa piuttosto che un'altra, senza discriminare il resto o altri che non la pensano come te. E quindi io ho vissuto tutto questo carosello. Il punto è sperimentarsi, sentire veramente chi siamo al di là del condizionamento sociale e il luogo comune. È la mente razionale che ci vuole prevedibili, controllabili e misurabili e ci governa con la paura. La paura di uscire fuori dal luogo comune, la paura di cosa diranno gli altri, la paura di cosa succede se mi comporto così. Quindi diciamo che mm, la mia vita è sempre stata improntata ad essere libera, libera dai miei condizionamenti, che sono i condizionamenti culturali del sistema. E quindi vi racconto anche delle mie disarmonie del quinto chakra, la tiroide, respiratori, dell'otite, delle crisi asmatiche, e del terzo chakra, il potere della volontà, dell'autostima, l'assertività di dire certe cose e la mancanza di assertività quando non avevi il coraggio di dire le cose, del ruolo salvifico che ho avuto, che la musica mi ha dato nella vita. Sono stata una cantante, una musicista per gran parte della mia vita, e di quando sono andata in Australia, riuscendo ad avere un contratto discografico mentre suonavo per strada e quando facevo la contadina, e di come nelle mie lunghissime passeggiate nei boschi australiani in solitudine mi ero creata un bastone lavorando sul legno. Non sapevo lavorare il legno, prendevo questo coltellino quando non tagliavo le viti perché facevo la potatura delle viti, non sapendo anche lì fare nulla, sempre stando nell'attimo presente e imparando quello che c'era da imparare attraverso gli insegnamenti che mi dava il proprietario della tenuta. E di quando facevo queste lunghe passeggiate nei boschi australiani, venendo a contatto con degli animali pazzeschi, da sola, ma non avevo paura, e vi spiego perché. E di come le mucche, infatti c'è una parte dove scrivo mucca docet, queste mucche che erano bisonti, qualcosa di micidiale, erano più alti di me, con un recinto sottilissimo mentre viaggiavo nei boschi, e di come mi hanno aiutato, di come mi sperimentavo. E è stata un'esperienza straordinaria. Ecco, la consapevolezza a cui sono arrivata fino al 2019 è racchiusa in questo libro, Il risveglio della coscienza, tesi libro, e anche di come ho lavorato sugli archetipi, soprattutto l'archetipo di Era, di Artemide, delle dee fanciulle, delle dee guerriere. È tutto un compendio, ci sono, ripeto, cose molto tecniche anche, no? Essendo una tesi di laurea, volendo pubblicare una tesi di laurea, ci sono cose molto tecniche, anche degli strumenti di indagine per supportare la guarigione psicofisico e spirituale della persona. E questo, è questo, ragazze mie e ragazzi. Quindi, tra l'altro, poi quando ho discusso la tesi mi hanno fatto cantare una canzone. È stato meraviglioso, è stato veramente meraviglioso. E quindi questo volevo dirvi, ragazzi miei, è a disposizione per chiunque lo desiderasse. Mandatemi una mail con in oggetto
tesi di laurea o tesi in naturopatia o il risveglio della coscienza, tesi, scrivete tesi in oggetto così capisco che sono le mail a cui devo mandare poi in PDF, va bene? Quindi istantaneamente poi vi arriverà il PDF. Sotto all'info box ci sono le indicazioni sulla tesi e questo. È questo, quindi diciamo che la maggior parte delle conoscenze acquisite fino al 2019, inizio 2020, sono contenute tutte nei miei podcast, Il risveglio della coscienza e gran parte dell'arte del vivere. E soprattutto il risveglio della coscienza, perché come adesso vi svelo quest'altro arcano, il risveglio della coscienza, la playlist Il risveglio della coscienza, nasce proprio perché io ho scritto questo libro, Il risveglio della coscienza. E quindi gran parte della mia conoscenza sta lì. E però non vi ho raccontato tanto altro che c'è in questo libro che scoprirete. Però ripeto, non ho potuto proprio mettere tutto, soprattutto quando praticavo l'arte magica a 6 anni, con il consenso della nonna e mia madre non lo sapeva. Quello lo scriveremo magari in un altro libro. Facciamo un altro libro su quello, un appendice, diciamo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi esorto sempre a studiare e soprattutto a praticare la conoscenza, perché la via esoterica è una via empirica, va praticata tutti i giorni con dedizione, con amore, con perseveranza e profonda disciplina nella passione che ti arde nel conseguirla. Quindi, detto questo, ragazze mie, vi abbraccio profondamente, ragazzi, vi auguro la maestria incarnata, noi ci sentiamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!